Sì. Allora in questo video mi hanno chiesto quando usare gli aghi bug pin, quelli pungitopo per intenderci, gli aghi molto sottili con affilatura molto sottile, di diametro molto sottile. Ebbene, ci sono diversi casi in cui questi aghi debbano essere preferiti rispetto ai standard medium taper o eventualmente short taper. Questi casi sono quando gli aghi, quando la pelle è abbastanza pelli delicate, pelli particolarmente delicate, pelli chiare, pelli particolarmente delicate sono sicuramente da preferire queste tipologie di ago, ma allo stesso tempo bisogna vedere il tipo di lavoro che la persona va a fare, perché ci sono dei tipi di lavorazioni in cui questi aghi non sono adatti. Non scendo in questo video, non è mio compito questo video andare nel merito della questione, semplicemente farvi notare di portare l'attenzione alla tipologia di pelle, perché ci sono diverse tipologie di pelle e determinate tipologie di pelle molto delicate, molto sottili, gradiscono maggiormente l'utilizzo di aghi bug pin. Possono avere una buona agevolazione. Questi aghi favoriscono una guarigione più veloce, ho visto, perché danneggiano veramente molto meno la pelle, ma ci sono dei casi, insomma, c'è caso e caso. Va visto, poi lì è l'esperienza, il tatuatore deve fare le sue prove, provare sulle persone e stando molto attento, osservando, vedendo, monitorando, solo così riesce a farsi un'idea personale di quello che è le varie caratteristiche dei singoli tipologie di ago, perché essendo da un ago a un altro le differenze a volte possono essere anche molte, dipende da come una persona lavora, poi fa tanto l'azione della macchinetta che uno usa, perché se uno ha una macchinetta che lavora delicatamente, l'azione delicata tollera molto, quindi avrà uno spettro di azione, un range di azioni e di aghi più ampio rispetto a un'azione aggressiva, un'azione un po' più rigida, un po' più dura. L'azione dura permette di utilizzare meno aghi, c'ha uno spettro di azione inferiore rispetto all'azione morbida, all'azione dolce. Uno che lavora delicato nota meno la differenza da un ago all'altra, e se la nota in meglio, mentre l'azione aggressiva, l'azione un po' rigida, ci sono macchinette che sono un po' diciamo che hanno un'azione un po' rigida, queste concedono meno. Questo non significa che non possano essere utilizzate correttamente, se utilizzate correttamente possono avere dei grandi vantaggi, ma concedono meno. Il punto di concedere meno significa che certi tipi di lavorazioni, certi fronzolature, certi ripassamenti, certe cose magari non le puoi fare, ma se uno lavora nel modo corretto hanno sicuramente dei grandi vantaggi. Anche lì c'è margine per intavolare una discussione. Ripeto, gli aghi bug pin bisogna vedere le pelli tendenzialmente delicate, le pelli più sottili, le pelli più appunto delicate potrebbero avere giovamento all'utilizzo di aghi bug pin. Parlo in special modo per gli aghi bug pin per quanto riguarda le sfumature e le colorazioni, mentre per quanto riguarda le linee la differenza è abbastanza. Il bug pin sulla linea riduce di parecchio il tratto,
quindi non è che si possano ottenere tutti sti vantaggi, ma comunque lì è una questione più di taper che no di backpin, è più una questione di tapperatura, il taper, quindi il long taper o medium taper o short taper o extreme long taper, quindi quello che è la filatura del lago. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero di avervi dato semplicemente un punto di riflessione, perché poi dovrete essere voi a guardare, di fare le prove con varie tipologie di aghi, di provarli e vedere quello che in base alla pelle trovate più buono. Spesso il più buono non è detto che debba essere necessariamente, anche bisogna vedere cosa intendete per buono, perché se per voi buono è il tempo di lavorazione va in una direzione, se è la guarigione più veloce va in un'altra direzione. Tempo di lavorazione e guarigione più veloce saremmo al top, perché se riuscite ad avere un lavoro fluido e scorrevole ma allo stesso tempo che guarisca velocemente, avete fatto bingo, perché se state su invece di star su 3 ore su un tatuaggio, ce ne state su 1 ora e mezza, questo magari creerete meno danno e magari creerete le condizioni per cui un tatuaggio guarisca prima. Ma questo anche qua non è una questione che 1 più 1 fa 2, nel tatuaggio non è così, perché ci sono situazioni in cui è meglio stare su parecchio tempo perché magari stai lavorando sui dettagli o stai facendo delle sfumature particolarmente delicate che richiedono tempo, e quindi ripeto, anche qua è tutta una questione relativa. Questi che porto sono semplicemente degli esempi, non sono certamente verità assolute, sono semplicemente spunti di riflessione che generalmente un'azione che tende a favorire la tempistica non è detto che poi favorisca anche la guarigione e viceversa. Quindi è sempre una questione di equilibrio tra facilità di lavorazione e tempi di guarigione poi del tatuaggio, quindi quanto si va a danneggiare o meno la pelle. Anche lì c'è sempre una questione che la ricerca costante è la chiave per avere dei risultati apprezzabili. Poi le variabili sono veramente tante, non si raggiunge mai la perfezione assoluta. La cerchiamo sempre, ma perché può capitare che vi arriva un cliente che ha una pelle particolarmente difficile, lo cura in un determinato modo e magari fa un lavoro particolare e il risultato finale e comunque, a parte il risultato finale, è comunque il tempo di guarigione magari va un po' per le lunghe. È normale, anche perché tra 2 persone che hanno fatto lo stesso tipo di tatuaggio, una ci metterà un tot di giorni, l'altra ci metterà altro tot di giorni, cioè non saranno uguali i tempi di guarigione, perché i tempi di cicatrizzazione delle persone non sono identici. Una cicatrizza in una tempistica e una cicatrizza in un'altra tempistica. Non si può generalizzare. In linea di massima il tatuaggio guarisce in un determinato numero di giorni, ma non è detto che sia per forza così su tutte le persone, assolutamente no. Questo no. Addirittura la stessa persona, spostandosi, facendo il tatuaggio sul braccio e facendo il tatuaggio sul polpaccio, ha tempi di guarigione diversa. La stessa persona. Non parliamo di 2 persone differenti. Quindi ripeto, quando parliamo di esseri umani parliamo di un campo praticamente bello complesso. Comunque, i bug pin sono ottimi, bisogna capire quali sono le loro specifiche, e quello lo potete fare solo provando e adattandola alla vostra mano, adattando la mano all'ago, adattando la mano all'ago.
È come quando prendete una macchinetta, siete voi a dovervi adattare alla macchinetta. La macchinetta oramai è quella, non può adattarsi a voi. È la mano del tatuatore che si deve adattare alla macchinetta. E uguale è l'ago. L'ago, la mano del tatuatore si deve adattare a quella tipologia di ago. È così. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Vi do un caro saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!